Welcome to another On the Road edition hosted by me, Stevie Kim. Today I'm in Tuscany, in Bolgheri actually, at Guadalmelo Winery. It is actually owned by Michele Scienza, who is the son of Attilio Scienza. So we got a chance to walk through the vineyard with Attilio Scienza, and this is an amazing experience, exploring so many great varieties that Attilio has planted. Questa azienda nasce negli anni 90, venne fatta la zonazione del territorio. La DOC viene fatta sulla base del risultato della zonazione, una delle prime d'Italia. Il consorzio, la provincia, la regione, la Camera di Commercio e il comune avevano deciso di strutturare la viticoltura, che non era una viticoltura di grande fama perché producevano praticamente solamente un rosato. Volevano valorizzare il nome di Sassicaia, però per farlo quello bisognava capire che risorse c'erano, perché il territorio è piccolo ma ha una variabilità climatica e geopedologica enorme. Quando ci siamo messi a fare la donazione alla fine degli anni 80, primi anni 90, ci siamo resi conto della enorme difficoltà proprio di poter classificare questo territorio, perché le caratteristiche geologiche andavano dal 50-60 milioni di anni fa dell'Eocene, della zona qui del Flis di Grattamaco, fino alle terrazze marine del Pliocene e del Pleistocene, quindi con una differenza di 50 milioni di anni praticamente. L'altra cosa interessante era questa forma di anfiteatro. All'interno di questo anfiteatro, di queste colline che chiudono la denominazione verso il mare, anche qui i climi sono molto diversi. Tra questa zona, che è la più fredda della denominazione, e quella che c'è sotto l'Aurelia, ci sono anche 2 gradi all'anno in media, che sono tantissimi. È dovuto a 2 cose fondamentali. La prima è che c'è un'azione sinergica tra le aree del mare e le aree della collina. Allora, di giorno le temperature si alzano. E cosa provocano queste temperature? Provocano una circolazione d'aria. L'aria più leggera, caldo, gira, fa come una specie di ruota, possiamo dire, ruota verso il mare e alla sera trascina l'aria fredda del mare, come trascina l'aria fredda della collina. Quindi c'è una variazione termica enorme, anche di 20 gradi fra giorno e notte. Questo è uno degli elementi più importanti per la qualità. L'altra cosa importante è la luce. Qui c'è una luce che non c'ha nessuno in Italia, una luminosità incredibile, perché c'è questa circolazione d'aria che toglie tutta l'umidità. Qui siamo alle 5 di sera, guarda che luce che c'è, in settembre. La luce è fondamentale per la fotosintesi, è l'elemento fondamentale per la sintesi di tutte le sostanze aromatiche, perché la luce è un nemico colossale per la fotosintesi. La pianta allora cosa fa? Produce delle sostanze di difesa dall'eccesso di luce, che sono nella buccia. Colori che hanno le uve qui sono enormi, perché? Perché l'unico modo che ha è l'acido per difendersi dall'eccesso di radiazione, ma questo vuol dire che produce delle sostanze che sono poi sensorialmente fondamentali, importanti nel vino. Sono gli aromi oltre che i colori. Queste 5 piante di melo vengono dal Tienshan, è la più grande foresta di piante di melo spontaneo al mondo. Queste piante sono resistenti a tutte le malattie. Quelle continuano a rigenerarsi e a produrre varietà resistenti. Aspetta. Allora, la cosa è interessante perché si può benissimo trasferire anche alla vite. Cioè, ci sono in Caucaso varietà di vitis vinifera che sono resistenti alle malattie. Ci sono dei geni particolari. Uno di questi è un gene bandiera, cosiddetto, no? Cosa vuol dire gene bandiera? Perché la Peronospora e l'Ovidio colpiscono una pianta di vite solo se c'è quel gene che fa come da richiamo. Loro non hanno il gene, ma quel gene non è attivo. Quindi la Peronospora non può attaccare quella pianta. Qui c'è tutta la collezione delle varietà, ogni filare è diverso. Questo per esempio è Grenache. E poi? Poi abbiamo un incrocio francese di Bordeaux, che è un Petit Verdot per Merlot. No, come Petit Verdot e Merlot? Incrociati. E come si chiama? E Jodolat. Poi? Questo è Babic. È il vitino della Dalmazia. Babic è un vitino che è alla base della viticoltura dalmata. Quello lì è un Alicante Boucher. Oh, ma è quello con il rosso dentro. Vai, la vedere. Certo, brava. Non avete mai visto questa roba qua? Questo è Alicante Boucher.
Perché la polpa è rossa. Di solito la polpa È bianca. è bianca e questa è rossa. Guarda, vedi? Prendiamo una polpa normale. Di Babic, guarda. Sì. Se n'è andata, vabbè. Sì, È uscito l'hai fuori. spuzzato. È andato comunque bianco. No? Hai capito? Sagrantino Sì, questo? questo è Sagrantino. Mamma mia, un grappolo enorme. E poi qui abbiamo la collezione dei vitigni caucasici, sono tutti vitigni della Georgia. Qui ancora Caucaso, guarda che bello questo qui. Questo fa dei piccolissimi grappoli, guarda. È interessante, guarda. Mamma mia, Hai fatto un questa bambino. differenzia così, sì. Ti ho rubato una. Ah, hai fatto bene. Questo è Petit Verdot, vedi, lo riconosci subito, perché lì c'è Merlot, vedi? E questo è Petit Verdot, guarda la foglia. Quella è una foglia lobata, vedi, ha dei lobi, i lobi sono questi. Vedi i lobi? No, sì, Ecco. questi sono i lobby. Brava, No. perfetto. Guarda il Petit Verdot, ha una Ah, foglia sì? intera, oltre che bollosa, Petit Verdot e Merlot. Merlot. E anche il tomento, vedi? Questa è tomentosa e questa è quasi glabra. Questo è? Questo è Carmener, Oh, Carmener. è molto saporito, ha un sapore un po' verde, un po' peperonato, molto aromatico, molto speziato di pepe, proprio di pepe. Adesso qui abbiamo i bianchi. Il primo che c'è qui è un vitigno caucasico, georgiano, vedi? Guarda che foglie. Qual è la differenza tra questo e Petit Verdot, scusami? E beh, è diverso. La dentatura e poi la forma Petit Verdot, una forma a cuore. Questa è orbicolare, è tonda. Vedi che è più rotondeggiante? I migliori sono sempre sopra, brava lì. Questi sono già mature. Sono già un sapore terpenico, anche un po' aromatico, lo senti? Questo è il Viognier. Questo è anche un altro vitigno caucasico. Vedi, ha queste foglie grandi, Sì, molto enormi. grosso. Si chiama Raccazzitelli questo. Raccazzitelli. Da dove vengo? Provengo. Sempre Georgia, sempre Caucaso. Questo è il Vermentino. Grappolo grande, acini grossi. Sembra quasi nudo da tavola. Il sole che batte, poi c'è caldo. Senti, sono già le 6, Ma c'è caldo. sono le 5 e mezzo. Vedi che luce che c'è ancora? E questa è la grande forza di Bolgheri. This is just a teaser to all the great conversations to come. Stay tuned and remember, all these and more will be released on Italian Wine Podcast or wherever you get your pods. Ragazzi, dobbiamo andare a fare una doccia.